Ciao ragazzi, buonasera, buon pomeriggio, siamo tornati per un video intrattenimento tra una diretta e l'altra. Perché non ne facciamo già abbastanza. Giustamente, e il focus doveva essere incentrato su Van Aert contro Van der Poel, ovvero questi due campioni cosa hanno fatto da quando sono arrivati nel mondo del professionismo ad oggi, soprattutto un focus sulle gare monumento, quindi le classiche monumento. Poi però è arrivato Pogačar che domenica al Fiandre ha fatto il diavolo a 4, anche se poi alla fine è arrivato quarto, però ci ha dimostrato forse il corridore più in forma di quella giornata. A questo punto abbiamo incluso anche Pogačar in questa sfida, quindi abbiamo preso Van Aert, Van der Poel e Pogačar. Tra parentesi, Van Aert purtroppo ha saltato il Fiandre e incognita sulla Roubaix, però giustamente l'abbiamo incluso perché negli anni forse è quello che ha raggiunto più punti di tutti, perché le ha fatte quasi tutte le classiche monumento. E quindi andiamo a sviscerare un po' i testa a testa. Berta, abbiamo un Van Aert che le ha fatte praticamente quasi tutte, l'unica che non ha fatto è in Lombardia. Ha fatto la Ronde Van Vlaanderen 4 volte, come la Milano-Sanremo, e 3 volte la Parigi-Roubaix. Allora, il miglior piazzamento è stato alla Milano-Sanremo del 2020, dove ha vinto. Qui ha vinto su Alaphilippe. Poi abbiamo un Fiandre, una Ronde Van Vlaanderen, che in teoria si addice alle caratteristiche del belga. Il problema è che per una ragione o un'altra ancora non è riuscito a vincerlo. Nel 2018 ha fatto un nono posto, nel 2019 14esimo, nel 2020 secondo e nel 2021 sesto, quindi comunque un po' altalenante. Alla Parigi-Roubaix con 3 apparizioni, 2018 tredicesimo, 2019 ventiduesimo e poi 2021 settimo. Qua ancora peggio del Fiandre come piazzamenti, però secondo me, poi non so te Luca, alla lunga o la Ronde o la Parigi-Roubaix prima o poi le vince. O forse tutte e due, basta che non ci sia il suo incubo peggiore, ovvero Van der Poel. Effettivamente quando c'è Van der Poel, Van Aert non vince quasi mai. Ciclismo su strada, stiamo parlando. Andiamo su Mathieu Van der Poel, fresco vincitore del Giro delle Fiandre. Abbiamo 3 apparizioni alla Milano-Sanremo, 4 apparizioni al Giro delle Fiandre, una alla Roubaix, una alla Liegi e una a Lombardia. Quindi comunque lui l'ha fatte tutte, le gare monumento. E questo è già un merito. Abbiamo 2 vittorie alla Ronde Van Vlaanderen e anche un secondo posto nel 2021, quindi 2020 vittorie, 2021 secondo posto dietro Asgren e 2022 vittorie, quindi 3 apparizioni. Se avesse fatto la volata di quest'anno faceva tripletta. Sì, infatti memore dell'esperienza con Asgren quest'anno non ha sbagliato. Quindi Mathieu Van der Poel è sicuramente l'uomo Fiandre. Poi alla Parigi-Roubaix l'unica apparizione è del 2021 con la splendida vittoria di Sonny Colbrelli. Van der Poel anche lì è arrivato un po' senza gambe alla fine, però aveva dimostrato probabilmente di essere quello più in forma prima degli ultimi chilometri finali di quella Parigi-Roubaix funestata dal maltempo. La Milano-Sanremo l'ha corsa ben 3 volte, 2020 tredicesimo, 2021 quinto e 2022 terzo, quindi qua sta facendo un'escalation e se tanto mi dà tanto magari il prossimo anno se la porta a casa. Mentre per il Lombardia, ultima gara monumento che analizziamo, l'ha fatta nel 2020 ed è arrivato 10º, però in Lombardia sinceramente lo sappiamo non è nelle sue corde perché è una delle corse forse più dure a livello altimetrico delle 5 monumento, salite lunghe, difficili, probabilmente non è nelle sue caratteristiche. Per le corse monumento di inizio stagione, i numeri che hai appena citato dicono che è assolutamente il migliore dei 3 e sarà difficile anche per Pogačar arrivare a quei numeri. Gli manca praticamente solo la Sanremo per queste corse. In più poi non lo vedo male per la Liegi, in Lombardia mi sembra un po' troppo difficile per lui. Ricordiamo che la Liegi Van der Poel l'ha fatta nel 2020, anche qua un'apparizione, comunque concludendo sesto. E vediamo se anche lì tornerà. Passando a Pogačar, chiaramente Pogačar non è un uomo da classica, o meglio, può essere anche un uomo da classica, ma in primis è un uomo da grandi giri. Poi è un tuttofare il nuovo Merckx, il Merckx 2.0, vedremo. Detto questo, ha fatto 7 apparizioni, 3 alla Liegi-Bastogne-Liegi, che è la classica che si addice di più agli uomini da grandi giri, 2 alla Milano-Sanremo, una alla Ronde Van Vlaanderen e una a Lombardia. Rimanca la Parigi-Roubaix, anche se ha twittato dopo il quarto posto del Giro delle Fiandre di domenica scorsa, probabilmente, magari non nelle prossime settimane, ma i prossimi anni farà la Roubaix.
anche se questa settimana è andato e andrà a provare tutti i settori che saranno presenti nel percorso del Tour de France del 2022, però ha lasciato uno spiraglio, più che uno spiraglio, Luca, secondo me, sul fatto che in un futuro prossimo potremo vederlo anche alla Parigi-Roubaix. Credo che gli piaccia molto sperimentare, e dove va di solito, come abbiamo visto anche per il Fiandre, fa bene, molto bene. Anche alla Parigi-Roubaix non ce lo vedo male, potrebbe anche essere un terreno pure quello adatto a lui. Mai dire mai con Pogacar, onestamente. Detto questo, andiamo un po' a analizzare i dati di Pogacar. Liegi-Bastogne-Liegi 2019, quindi era diciamo il primo anno che assaggiava un po' le classiche monumento, 18esimo, quindi al limite dei punti fantacycling, diciamo. Poi 2020 fa Milano-Sanremo e Liegi-Bastogne-Liegi, 12esimo alla Milano-Sanremo e terzo alla Liegi, con rammarico ovviamente, perché è la volata famosa di Alaphilippe che viene declassato e Roglic vince quella Liegi. Nel 2021 fa Liegi e Lombardia, quindi salta la Sanremo, non fa le classiche delle pietre e vince la Liegi nel 2021 e vince anche il Lombardia, quindi le due monumenti del 2021 che si presenta e le porta a casa. La Milano-Sanremo, da favorito numero 1, la corre nuovamente nel 2022 e un po' forse pecca di presunzione, un po' per i troppi scatti sul poggio, un po' perché magari trova in giornata spettacolare un Moric scatenato in discesa, arriva solamente quinto, solamente per modo di dire. E l'ultima apparizione è quella appunto di domenica scorsa al Giro delle Fiandre, dove arriva quarto, ma i rimpianti qua sono forse maggiori rispetto alla Sanremo. Possiamo togliere il forse. Qui il secondo posto era il minimo che poteva prendersi, e se avesse impostato la volata in maniera diversa, Van der Poel avrebbe dovuto sudare la vittoria. In questo testa a testa a tre teste, ovvero Pogacar, Van der Poel e Van Aert, non abbiamo incluso Alaphilippe, che va menzionato perché comunque ha vinto di queste 5 monumenti la Sanremo nel 2019, si è piazzato praticamente in quasi tutte le classiche ad eccezione della Roubaix. L'abbiamo valutato un po', a parte i 2 campionati del mondo ovviamente che non fanno parte delle classiche monumento, è una gara un po' a parte. L'abbiamo valutato un po' in calo rispetto a questi 3 che sono sulla rampa di lancio per quanto riguarda le classiche. Alaphilippe, non so Luca, ma a noi ci è sembrato un pochino in calo per quanto riguarda sicuramente le pietre, dove non ha mai performato benissimo. Poteva far bene qualche anno fa quando ha vinto appunto Van der Poel, quando si schiantò sulla moto, però gli è andata male. Quella era un'occasione per far molto bene al Fiandre, però onestamente a noi ci sembra un pochino in calo dal punto di vista delle classiche monumento, però se ci stupisce quest'anno, nel prossimo anno va benissimo così. Diciamo che gli anni scorsi ha cercato di essere un po' più polivalente andando più verso il Fiandre. Quest'anno ha puntato tutto sulle Ardenne e in particolare sulla Liegi. Non avendo neanche potuto correre la Sanremo, ha una fiche sola ed è obbligato a fare bene. Tra l'altro non l'ha mai vinta, però c'è sempre un nome e un cognome, Tadej e Pogacar da battere. Giustamente, poi se in questa classifica fosse inclusa anche la Freccia Vallone, a quel punto lì alla fine c'era d'obbligo, perché l'ha vinta 3 volte. Onore e merito comunque a Julian. Anche Roglic poteva essere incluso perché comunque una Liegi l'ha vinta, si è piazzato in diverse classiche, però dal canto suo Roglic non ha mai corso le pietre. Ragazzi, fateci sapere voi chi preferite per quanto riguarda le classiche monumento tra questi 3 fenomeni, e in aggiunta anche Julian Alaphilippe volendo, quindi diciamo tra questi 3/4 corridori che abbiamo nominato. Oppure se volete aggiungere qualche altra chicca. Ciao ragazzi, buona serata, ci vediamo presto. Ciao ragazzi, arrivederci.